Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro Executive Lunch, i nostri appuntamenti del mercoledì all'ora di pranzo. Passeremo i nostri soliti 45 minuti per chi già è stato con noi altre volte, sia nelle puntate precedenti che ancora nella prima stagione. Per chi invece è nuovo di questo format, benvenuti intanto. Una velocissima notizia tecnica, proprio rapidissima. Come vedete siamo in un meeting, quindi siate liberi, sentitevi liberi di intervenire quando volete, potete smutare il vostro microfono senza problemi. In alternativa c'è la chat. Chi è più timido può scrivere, quindi se avete commenti, domande, qualsiasi cosa, poi sarò io eventualmente a riportarle alle nostre relatrici. Come vedete alle mie spalle oggi puntata tutta al femminile, e quindi oggi qui con noi abbiamo Irene Pugliatti di Eligo, che abbiamo già conosciuto la volta scorsa, e Silvia Marchetta invece di Climate Partner. Eccole qua, quindi benvenute a tutte e due. E oggi parleremo di digitale, ma non di digitale basta, il digitale per la sostenibilità. Sapete che per noi è un tema molto sentito. Quest'oggi l'executive di oggi è coorganizzato insieme a Eligo, insieme a Irene, che anzi ringrazio per averci aiutato in questo appuntamento, e perché abbiamo organizzato insieme? Beh, perché come sapete siamo in partnership con Eligo e abbiamo trovato un'affinità di valori, che è proprio quella della sostenibilità, e quindi abbiamo voluto cercare di allargare un po' quello che era il nostro format, quello che erano le cose che di solito vi diciamo, non rimanendo solo da un punto di vista tecnico, non legati a quello che è poi il nostro come digital sustainability, quello che facciamo noi, ma cercando di allargare un po' le nostre visioni e cercando di darvi qualche spunto in più, e quindi cercare di parlare di sostenibilità in generale. Ed ecco questo nuovo format, e sono veramente contento di poterlo inaugurare con Irene e con Silvia. Come dicevo, Irene, che avete già conosciuto la volta scorsa, abbiamo parlato di votazioni, diciamo assemblee con votazione digitali, e che oggi è qui di nuovo con noi per parlare di sostenibilità. Quindi buongiorno Irene, buongiorno Silvia intanto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco. Buongiorno. Irene, non so, io dicevo la partnership che per noi appunto è importante con voi, con Eligo, e quindi non so, vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo tema? Sì, sicuramente. Voi mi Sì, vedete? Sì, 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 adesso sì, sì. sì. Sì, la partnership, diciamo, l'importanza, oggi parliamo di sostenibilità, quindi l'attenzione che le nostre due realtà ripongono negli aspetti di sostenibilità sicuramente penso sia un fattore distintivo, nel senso che noi anche come società da tempo ormai abbiamo deciso di mettere un po' in atto, così come voi, delle politiche interne di efficientamento che possano essere sia dalla scelta di un provider cloud che viene utilizzato nella piattaforma di voto, che utilizzi delle energie rinnovabili, sia anche scelte un po' invece più organizzative di virtualizzazione totale dei nostri uffici, dei nostri servizi, proprio perché riteniamo sia in linea così nel value proposition, quindi nella ricerca di cambiamento, di digitalizzazione che cerchiamo di promuovere assieme a voi in tutti gli eventi di voto e di assemblea. Quindi questo diciamo un po' il cuore anche di questa collaborazione. Un'altra cosa che ci sembra importante fare, stiamo facendo, è quello di misurare, poi adesso Silvia ce ne parlerà molto meglio, di misurare ed effettivamente dare ai nostri clienti la possibilità di compensare
poi e neutralizzare l'impatto di un evento digitale che, come ci spiegherà Silvia, comunque c'è, esiste e deve essere anche questo in qualche modo considerato. Certo è che già il passaggio alla digitalizzazione di un processo di assemblea di voto già sicuramente aiuta, si può fare di più neutralizzando l'impatto, diciamo, residuo. Certo, questo è un piccolo passo, però come si dice, per camminare bisogna sempre iniziare da un piccolo passo, e adesso ci spiegherà anche Silvia come tecnicamente valutare e immaginare questo inizio piccolo passo verso la sostenibilità aziendale. Quindi un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità, diceva qualcuno. Esatto. Quindi sì, il tema che oggi Silvia ci spiegherà è proprio questo. Sicuramente è un buon passo in avanti, ma non può essere l'unico, e soprattutto bisogna misurare quanto è lungo questo passo, che comunque è un tema interessante e veramente molto attuale. Quindi lascio la parola a Silvia, che ha anche una presentazione che ci farà vedere, che io in questo momento non vedo ancora. Silvia, che tu hai già fuori. Sì. Forse, Esatto, io ce l'ho, volevo solo presentarmi un attimo. Sì. Mi sentite? Perfetto. Sì, sì. Allora, buongiorno a tutti e appunto mi presento, io sono Silvia Marchetta, sono Commercial Sustainability Manager di Climate Partner, e giusto per fare un attimo di contesto, Climate Partner è una compagnia tedesca con sede a Monaco, è un'esperienza di più di 15 anni nella lotta contro il cambiamento climatico, e in particolar modo ci occupiamo di misurare, ridurre e compensare le emissioni dei nostri clienti, e rilasciamo un'etichetta di neutralità climatica che quindi attesta questo percorso fatto insieme. Vado a condividere la mia presentazione, vediamo se la vedete. No, perché forse ovviamente abbiamo fatto le prove, ma eccola, è arrivata, perfetto. Come sempre. Ce l'abbiamo. Ok, la vediamo. Perfetto, appunto sì, io ho preparato una presentazione perché personalmente ho una memoria visiva, quindi penso che i concetti si vadano a consolidare di più quando si ha un supporto visivo. Quindi appunto questa è la nostra agenda per oggi, inizieremo proprio dalle basi, quindi insomma un'introduzione rispetto alla sostenibilità ambientale, perché è importante per l'ambiente ma anche e soprattutto per i nostri business. Poi passeremo a parlare del digitale come alternativa più sostenibile al mondo in presenza, e poi concluderemo con una riflessione su come rendere il digitale ancora più sostenibile. Dunque, proprio per rompere il ghiaccio, che cos'è la sostenibilità ambientale? Come si lega al concetto di riscaldamento climatico, riscaldamento globale? Allora, io ho scelto tra le varie definizioni questa del rapporto Our Common Future del 1987, che va a definire in particolar modo lo sviluppo sostenibile come uno sviluppo economico in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza però con ciò compromettere la possibilità delle generazioni future di fare lo stesso. Quindi capiamo subito come sostenibilità ambientale e sviluppo economico non siano due concetti che si contraddicono, ma anzi due strade destinate a intrecciarsi. Con cambiamento climatico invece intendiamo quell'insieme di alterazioni di lungo periodo delle condizioni climatiche del nostro pianeta. Ovviamente alterazioni delle condizioni climatiche le abbiamo avute insomma da millenni, da milioni di anni, ma in questo caso intendiamo l'alterazione dovuta alle emissioni antropogeniche, quindi legate alle attività umane. Queste appunto vanno a causare il riscaldamento globale. Secondo il World Economic Forum, il cambiamento climatico è una delle sfide più urgenti dell'umanità. Quindi appunto per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, appunto di raggiungere, di limitare il riscaldamento al di sotto del grado e mezzo, è indispensabile un'accelerazione verso la riduzione delle emissioni totali, e quindi appunto questa è un po' una lotta contro il tempo, nel senso che il budget di carbonio che abbiamo ancora a disposizione si esaurirà in meno di 8 anni, quindi il tempo insomma è contro di noi.
Perché è importante per il pianeta? Insomma, questo magari può essere un concetto un po' più intuitivo, un po' più scontato, però insomma è importante ricordarlo. Io in particolar modo ho voluto evidenziare 4 fenomeni che sono insomma di particolare preoccupazione. La ragione principale appunto ci importa perché stiamo assistendo a dei cambiamenti che compromettono la sopravvivenza della civiltà umana. Il primo elemento è quello dello scioglimento dei ghiacciai. Molto spesso si pensa allo scioglimento dei ghiacciai in termini di città che vengono sommerse, quindi anche questo ovviamente è un problema molto consistente, ma un'altra cosa a cui magari spesso non si pensa è il fatto che all'interno di questi ghiacciai sono conservati dei gas, principalmente CO2 e metano, che sono stati conservati per milioni di anni e che se dovessero essere liberati, e questa cosa è dimostrato che sta per avvenire, andrebbero ad essere rilasciati nell'atmosfera e secondo la comunità scientifica si andrebbe a creare una sorta di circolo vizioso, nel senso che sarebbe impossibile mantenersi appunto al di sotto della soglia dei 2 gradi o del grado e mezzo. Il secondo elemento è quello della perdita della biodiversità. Infatti, appunto, è stato dimostrato che negli ultimi 40 anni abbiamo perso più di metà della biodiversità presente sul nostro pianeta. Ovviamente la biodiversità è legata alla produzione dell'ossigeno, noi senza biodiversità non possiamo vivere. Fate conto che senza le api noi vivremmo un totale di 4 giorni, per farvi capire le dimensioni del problema. E legato alla perdita della biodiversità abbiamo anche il fenomeno dell'acidificazione degli oceani. Fondamentalmente gli oceani assorbono 1/3 delle emissioni che sono prodotte appunto all'interno del nostro pianeta. Il problema è che adesso stanno assorbendo più emissioni di quelle che sono in grado di ricevere e quindi per adeguarsi si sta realizzando questo fenomeno dell'acidificazione che compromette la sopravvivenza della biodiversità. Gli oceani sono responsabili della produzione del 50% dell'ossigeno presente sul pianeta, quindi capite bene come anche in questo caso l'acidificazione degli oceani rappresenta un problema diretto per l'individuo. E infine, diciamo, gli eventi forse un po' più tangibili che c'è più facile vedere nel breve termine sono quelli dei disastri naturali, che non sono solo a livello globale, qualcosa di lontano da noi, come possiamo pensare ad esempio all'Australia che brucia, ma avvengono anche a livello locale. Qui avete degli esempi appunto di disastri naturali che si sono verificati negli ultimi 3 anni. Abbiamo l'alluvione in Sicilia, abbiamo appunto la tempesta Vaia e così via. Questi eventi provocano, oltre a dei danni ambientali, dei danni appunto anche alla vita delle persone, ma anche dei danni economici. Molto spesso si pensa alla sostenibilità ambientale come una esternalità che non è possibile monetizzare per i business, ma è evidente come insomma abbia un prezzo e anche molto, molto caro. Quindi, insomma, sappiamo perché è importante per gli individui, per il pianeta, ma perché è importante per le compagnie, perché io da business dovrei interessarmi alla sostenibilità ambientale. La risposta è perché interessa i miei stakeholder. Ovviamente gli stakeholder, come saprete bene, non sono solo i consumatori finali, ma ci sono altre parti che sono interessate. Abbiamo ad esempio a livello più alto i governi e le ONG, abbiamo una serie di regolamentazioni, insomma, anche in Europa. Insomma, l'Europa ha fissato l'obiettivo di ridurre le proprie emissioni del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. E appunto, come dicevo, ci sono già delle regolamentazioni in atto che obbligano determinati settori più impattanti a ridurre le proprie emissioni. Abbiamo ad esempio l'ETS, l'Emission Trading System europeo. Per il resto si tratta di contributo volontario. Tuttavia, appunto, noi ci aspettiamo che negli anni a venire il contributo volontario sia sempre di più sostituito da una regolamentazione e se non dovesse essere, in ogni caso si creeranno delle best practices e quindi ci saranno delle compagnie che saranno, diciamo, avranno un approccio pionieristico e altre invece che ad un certo punto andranno a seguire la massa. E poi appunto anche le ONG, insomma, creano pressione
pressioni sia sui governi e sia sulle stesse compagnie verso l'azione climatica. Un altro player fondamentale è quello del mercato finanziario, nel senso che sappiamo dove ci sono i soldi, ci sono anche le più importanti decisioni che influenzano tutto il mondo, insomma, del mercato. Gli investitori, sia piccoli sia di grandi dimensioni, richiedono sempre di più alle compagnie di essere trasparenti rispetto appunto al loro impegno a livello ambientale e a livello sociale, e ci sono proprio dei criteri che si chiamano ESG, quindi Environmental, Social and Governance, che gli investitori utilizzano per decidere se investire o se disinvestire da una determinata compagnia. Ci sono anche delle rating agencies, quindi ad esempio Sustainalytics, Bloomberg, CDP, che proprio danno un voto alla performance di sostenibilità delle compagnie. Quindi capiamo bene come sia nell'interesse delle compagnie stesse performare bene, se no rischiano, insomma, di non potersi più affidare ai finanziamenti di cui hanno bisogno. Poi abbiamo la supply chain, insomma, tutte le compagnie si basano su una catena di approvvigionamento più o meno complessa. La supply chain appunto dei fornitori è anche la più esposta a quelli che sono i rischi del cambiamento climatico. Sappiamo che una supply chain non stabile porta il nostro business a non essere stabile. E poi a livello, diciamo, di persone abbiamo sia dipendenti e potenziali dipendenti, ma anche consumatori finali che sono sempre più consapevoli, specialmente nelle generazioni di millennial e generazione Z. Abbiamo da un lato i dipendenti che vogliono riconoscersi nei valori della propria compagnia, e poi abbiamo i consumatori finali che vogliono avere un impatto positivo, vedono nelle compagnie degli alleati per fare ciò, e se non possono, insomma, se non possono affidarsi ad una determinata compagnia, si affideranno ad un'altra. E quindi questa è la panoramica, insomma, degli stakeholder. Quindi come rispondere al cambiamento climatico? Diciamo che ci sono 3 step. Innanzitutto bisogna sapere qual è il proprio punto di partenza, nel senso che bisogna misurare la propria impronta carbonica. Poi appunto si passa alla riduzione. Non si può fare riduzione senza misurare, perché è come iniziare una dieta senza sapere quanto si pesa. Insomma, sicuramente dei risultati li si raggiunge, ma senza visibilità sul punto di partenza e proprio sul percorso. E poi appunto per quelle emissioni che chiamiamo irriducibili c'è la parte di compensazione. Faccio una precisazione importante: esiste una gerarchia di mitigazione, il che vuol dire che questi 3 step devono essere seguiti esattamente in quest'ordine. Non si può compensare senza aver ridotto. È fondamentale seguire questo passo, altrimenti si tratta di greenwashing. Bene, questa era un'introduzione generale. Non so, Luca, se ci sono già delle domande a cui posso rispondere, oppure Allora, vado avanti. per ora non sono arrivate domande, ma io ne ho una, ne faccio una io, così almeno magari Perfetto. rompiamo il ghiaccio un pochino. Dunque, parlavi del fatto che abbiamo ancora 8 anni di crediti, diciamo, per riuscire ad arrivare all'obiettivo, ma che il scioglimento dei Certo. ghiacci di fatto potrebbe accorciare questo tempo, perché questi gas andranno in realtà a impattare in maniera negativa su quello che è la CO2, quindi non abbiamo in realtà 8 Certo. anni, abbiamo meno se non ci diamo una mossa sostanzialmente. Sì, esattamente è proprio questo il concetto. Diciamo che anche quando si parla di net zero, il net zero appunto 2050, quindi sembra un traguardo molto più in là nel tempo, però l'importante è effettivamente avere un'azione oggi, anche perché chiaramente, insomma, anche la comunità scientifica, diciamo, un po' si tratta di un navigare a vista, quindi sicuramente avere fiducia nel futuro, in una riduzione futura, non è una soluzione. Cercare di avere subito un impatto positivo è la strategia migliore. Beh, hai fatto l'esempio, hai fatto, diciamo, l'analogia con la dieta. Di solito la dieta si inizia sempre domani, in questo caso bisogna che la iniziamo oggi, se no Esatto. va a finire che non la possiamo più fare. E adesso, battute a Esatto. parte, non ci sono domande. Io di nuovo invito chiunque volesse fare a scrivere, io le riporto poi a Silvia, oppure a intervenire anche direttamente. Potete attivare il microfono e anche la webcam se volete farvi vedere, anche se sono tutti molto timidi, vedo oggi. E se no, niente, Silvia, andiamo avanti, vediamo se stimoliamo magari più avanti qualche domanda. Procedo. Vai.
Allora, appunto, adesso che abbiamo fatto questa panoramica, passiamo appunto al digitale come alternativa più sostenibile al mondo in presenza. Chiaramente, insomma, la pandemia ha accelerato di molto questo processo, insomma, in maniera un po' forzata, però mi sento di dire che adesso siamo arrivati ad un modello ibrido dove quindi abbiamo totalmente, insomma, integrato il digitale come soluzione all'interno delle nostre vite. Quali sono i benefici? Perché il digitale è appunto un'alternativa più sostenibile rispetto al mondo in presenza? Questi sono degli spunti, ovviamente se voi ne avete altri sono molto contenta di sentirli. Ciò che voglio precisare è che il digitale comunque apporta dei benefici sia per l'ambiente ma anche appunto per la salute dei dipendenti, delle persone e quindi ha dei benefici anche a livello sociale. Partiamo dall'employees commuting, che vuol dire essenzialmente il percorso che i dipendenti fanno su base quotidiana per raggiungere il luogo di lavoro. Ovviamente lo smart working ha un po' ridisegnato quelle che sono le regole dello spostamento dei dipendenti, il che appunto vuol dire che ci sono dei benefici a livello ambientale, pensiamo appunto al consumo energetico degli edifici, dei luoghi di lavoro, ma pensiamo appunto anche alle emissioni derivanti insomma dal trasporto di questi dipendenti e poi soprattutto a livello sociale, non in tutti i casi, ma nella maggior parte dei casi ha anche appunto incrementato la flessibilità dei dipendenti che quindi appunto sono molto più liberi di gestirsi il proprio tempo sia su base quotidiana che sul lungo periodo. Un altro elemento collegato è quello dei business travel. Prima della pandemia ci si spostava, si facevano viaggi di lavoro per una qualsiasi ragione, invece il digitale ha ridimensionato di molto la concezione di viaggio di lavoro necessario. Si tratta sempre appunto dello stesso tipo di risparmio a livello energetico, a livello di emissioni, specialmente insomma molto spesso i business travel avvengono via aereo, quindi secondo una modalità che è molto impattante, oggi appunto la maggior parte degli eventi, delle riunioni di lavoro avvengono mediante insomma piattaforme digitali e questo appunto ha un impatto a livello sociale molto benefico perché viaggiare per lavoro di frequente può essere insomma un'attività molto stressante. Poi appunto altre ragioni sono diciamo quella dell'accessibilità. Appunto il digitale conosce delle barriere, quando dico che conosce delle barriere mi riferisco a determinati contesti perché il digitale implica anche una condizione di privilegio, questo voglio specificarlo, l'abbiamo visto nel mondo della scuola dove diciamo si è dato per scontato che tutte le persone avessero accesso ad una connessione internet e appunto a dei tool digitali, ma allo stesso tempo il digitale abbatte altrettante barriere, ad esempio appunto mi viene in mente gli eventi digitali sono accessibili ad un pubblico più ampio di quello che è invece il pubblico di un evento fisico, appunto, sia per persone che sono affette da disabilità, che appunto non potrebbero accedervi, ma anche molto semplicemente ad altre persone che magari non hanno il tempo o il denaro per spostarsi e partecipare fisicamente ad un evento. Poi appunto andando un po' più su temi specifici, quello della logistica e quello del risparmio dei materiali. Immaginiamo ad esempio di essere una compagnia che vuole pubblicare il proprio report annuale e lo vuole inviare ai propri clienti, ai propri prospect, ma anche ai propri dipendenti. Ci sono ancora molte compagnie che sono affezionate al cartaceo. In questo caso abbiamo una logistica, nel senso che appunto questo report deve essere appunto innanzitutto prodotto, quindi abbiamo la carta, l'involucro, l'energia per produrre questo documento e poi appunto deve essere spedito ad ogni singolo soggetto. Quindi appunto vedete subito come la logistica e le missioni insomma legate a questi due aspetti sono veramente impattanti. Il digitale invece abbatte questo tipo di emissioni. Mi viene in mente appunto anche il mondo delle votazioni online, sostituendosi alla votazione fisica, si toglie tutte le emissioni legate ai trasporti, ma anche le emissioni legate al consumo energetico degli edifici che ospitano i seggi e appunto anche il risparmio dei materiali, delle tessere elettorali che ovviamente fisicamente devono essere cartacee.
Però, diciamo, dopo aver fatto insomma questa parentesi, possiamo anche vedere che, diciamo, il traguardo non è ancora stato raggiunto, ci si può sempre migliorare. Luca, non so se vuoi aggiungere qualcosa, se vuoi un po' Sì, parlare. continuano ad essere arrivate domande, ma nel frattempo io volevo porre attenzione su due punti che tu hai trattato. Intanto Sì. hai parlato anche non solo di sostenibilità ambientale, ma hai parlato spesso di sostenibilità anche sociale e alla fine noi lo sottolineiamo sempre, il digitale garantisce, se applicato correttamente, tutti e tre i pillar della sostenibilità, quindi sicuramente quella ecologica e quindi quella che è oggi l'argomento principale, quella sociale perché appunto è più inclusivo e hai fatto tantissimi esempi anche grazie legati al nostro mondo, anzi grazie di averli fatti e magari adesso dopo chiedo a Irene se ce ne fa un paio d'altri e poi anche la parte economica, l'hai nominata all'inizio, era un punto che mi ero segnato perché secondo me è interessante. Lo sviluppo deve esserci anche lo sviluppo economico, non possiamo prescindere dal fatto che per forza il green o la sostenibilità debba essere un costo puro, non può funzionare, bisogna cambiare i modelli di business, ripensarli per fare in modo che sia un business sostenibile. Le aziende devono fare business, è giusto che facciano questo, devono creare ricchezza, ma lo devono fare in modo sostenibile, lo dovrebbero fare in modo sostenibile. Questo è il concetto fondamentale che mette insieme l'ultimo punto. Ogni tanto noi proviamo anche a fare degli esempi in cui c'è del risparmio, nel nostro caso sono gli eventi, fare gli eventi in digitale si risparmia a parità di persone, anche se dovessero essere ibridi, hai parlato di ibrido, alcune volte non si può prescindere da una parte, se vogliamo, fisico, comunque un qualcosa che non si riesce del tutto a virtualizzare, ma anche se si riesce o almeno una parte di quello che si sta facendo, portarla in digitale, comunque si parla di aver risparmiato anche in termini economici, oltre che tutti quelli che nominavi. Con Irene stiamo facendo di fatto questo percorso, quindi con Irene organizziamo la parte assembleare, tu hai fatto gli esempi delle votazioni del tagliandino, delle schede elettorali, ma non è tutto qui, perché non so Irene se vuoi aggiungere qualcosa rispetto alla votazione, alle assemblee. Sì, anch'io parto da due anzi, parole che ha detto Silvia che mi hanno colpito, che sono stakeholder e consapevolezza. Quindi mi fa piacere che quello che stiamo vedendo è che la consapevolezza rispetto alle tematiche di sostenibilità ambientale sia sempre maggiore. Quindi gli stakeholder, che è l'altra, nel caso di assemblee dei soci, sono tutti soci, abbiano la consapevolezza e siano sensibili a queste tematiche. Questa è una cosa che stiamo vedendo, anche perché che cosa facciamo anche assieme a Luca e il suo team? Noi organizziamo delle assemblee che sono degli eventi elettorali, chiamiamoli così, o eventi digitali obbligatori, quindi per legge devono essere svolti, non sono una scelta, la scelta sta nel come svolgerli e come incentivare la partecipazione, che spesso è una tematica che sta a cuore a molte realtà di tutti i tipi. Ecco, quello che stiamo vedendo è che incentivare il driver della sostenibilità ambientale aiuta anche la partecipazione, oltre al fatto ovviamente dell'inclusività, perché se un evento è online è molto più semplice connettere. Però ecco, il fatto di comunicare anche all'interno della propria organizzazione l'attenzione, il perché si è svolto l'evento in digitale, il perché si è deciso di misurare l'impatto e neutralizzarlo, ecco, è un motivo che spinge molti a partecipare, a interessarsi, ecco, a rendersi partecipi dell'evento elettorale, che è uno degli obiettivi che molte organizzazioni si pongono. Altra cosa che abbiamo nominato prima sono poi il bilancio di sostenibilità, sempre per organizzazioni di vario tipo. Ormai nei prossimi anni sarà anche obbligatorio per molte più realtà, anche di più piccole dimensioni, magari poi Silvio ci potrà dire qualcosa, però vediamo che sempre più realtà di qualsiasi tipologia
ci tengono, ecco, e hanno un'attenzione a rappresentare alla fine dell'anno quali sono tutte le iniziative che hanno messo in campo su queste tematiche, e questo tipo di comunicazione interna ed esterna sicuramente ha un valore. Ha un valore rispetto alla comunità, quindi quello che dicevamo prima. Direi che questi sono un po' i trend e le esperienze che vediamo, ecco. Anche concludo dicendo che tutto questo poi diventa un driver effettivamente di business e di partecipazione interna. Beh, abbiamo anche un paio di case history di lavori fatti di assemblee, in particolar modo per delle cooperative, quindi stiamo parlando anche di una necessità di inclusione importante, con dei numeri, se vi invito a guardare un'occhiata al sito laddove vogliate, in cui si dimostra che la partecipazione è aumentata in maniera sensibile grazie al digitale, un po' sicuramente per l'inclusività, ma un po' per tutto questo che diceva Irene, che comunque è un motivo in più per riuscire a partecipare sicuramente. Rispetto al bilancio di sostenibilità aggiungo che, come dicevi, non solo in tanti lo vogliono fare, ma diventerà obbligatorio ad esempio per tutte le aziende che decidono di diventare azienda benefit. Noi abbiamo iniziato questo percorso, lo diventeremo per esempio quest'anno a breve in realtà, e tutte le aziende che decidono di diventare benefit hanno necessità di produrre un bilancio di sostenibilità, che è ancora un po' fumoso, devo dire, come legislatura, però insomma ci stiamo lavorando, e se bisogna farlo credo vada fatto insomma bene, quindi deve essere messo al centro l'argomento sostenibilità, non deve essere un qualcosa che è latere, se no, come diceva Silvia, un po' diventa greenwashing e un po' forse perde anche di significato, perché è vero che è un motivo, potrebbe essere, è una buona leva, una buona leva di marketing, una buona leva commerciale, ma non può e non deve essere solo questo, deve essere anche un qualcosa in cui effettivamente si crede, anche perché è un buon business, insomma, per fare buon business. Quindi Silvia, bello il digitale, ma si può fare meglio. Ma sì, si può sempre fare di meglio, no? Sì, comunque mi trovo d'accordo con i punti che avete evidenziato, sia per quanto riguarda i benefici a livello economico, perché appunto, come si parlava prima, benefici sia appunto a livello del business, ma anche a livello appunto del consumatore finale. Mi viene in mente appunto partecipazione ad eventi. Io appunto da singola cittadina trovo molto conveniente per me, magari adesso insomma mi trovo a Milano, ma fino a un paio di anni fa non mi ci trovavo e non avrei potuto partecipare a quasi nessun evento se non fossero stati online. Quindi su questo mi trovo molto d'accordo. Però andiamo avanti, appunto, perché si parla di rendere il digitale più sostenibile? Perché comunque a questo tipo di business, a questo tipo di settore è legato un consumo energetico piuttosto consistente. Quindi appunto quando si parla di consumo energetico, che cosa si può fare? Innanzitutto insomma ci sono un po' di soluzioni, magari ne parliamo. Una possibile soluzione è quella di puntare, anzi continuare ad implementare delle strategie di efficientamento energetico, di cui insomma parlava anche prima Irene. E innanzitutto quali possono essere insomma delle opzioni? Guardare a quelli che sono i propri materiali, guardare a quelli che sono i propri anche macchinari, nel senso che può essere appunto utile sostituire dei device tecnologici che siano obsoleti, che quindi abbiano diciamo una vita di 10-15 anni, che quindi sono diventati diciamo più energy intensive dell'energia che insomma dei servizi che offrono, e puntare per delle soluzioni nuove, e per queste soluzioni nuove favorire delle soluzioni con delle classi energetiche più elevate. Questo non vuol dire assolutamente continuare a scegliere la soluzione insomma più innovativa, più nuova, e quindi continuare ad acquistare compulsivamente, perché quello è un modello consumistico che non appoggiamo, ma semplicemente appunto conoscere diciamo i macchinari con cui si opera. Magari potrebbe essere un costo particolarmente elevato all'inizio, ma nel lungo termine è un costo che si va ad abbattere. E poi con riferimento insomma a eventi e a assemblee in particolare, è opportuno riconsiderare quella che è la durata e la qualità dello streaming.
Ciò che è fondamentale, secondo me, ma quando in generale si pensa a queste soluzioni, è farsi delle domande, farsi tante domande. Quindi, ad esempio, è necessario che il mio streaming duri 6 ore? È necessario che questo speaker parli per un'ora? Ci sono dei momenti morti? E cercare appunto di rendere l'intervento il più efficiente possibile. Un po' come quando guardiamo un film e diciamo sì, molto bello, però se l'avessero fatto nella metà del tempo sarebbe stato bello uguale. E appunto riducendo la durata dello streaming si va appunto a risparmiare energia, quindi appunto emissioni ridotte, tempo delle persone, ovviamente anche dispendio dal punto di vista economico e anche in questo caso ha un beneficio a livello sociale, nel senso che mantiene l'attenzione del pubblico più elevata. E lo stesso discorso, diciamo, lo si fa per la qualità dello streaming. Lungi da me suggerire di proiettare insomma i video in maniera pixelata, perché non è questo quello che vogliamo raggiungere, però non è necessario, diciamo, proiettare lo streaming in 4K, basta anche proiettare con una qualità, diciamo, leggermente più bassa in HD e comunque l'esperienza del consumatore è un'esperienza positiva e anche in questo caso si risparmia energia, si risparmiano soldi e siamo tutti contenti. Un'altra possibile soluzione, anzi più che possibile mi sento di dire necessaria, è quella della transizione alle rinnovabili. Come ho già detto, il digitale ha un impatto che è ancora consistente proprio in ragione del suo consumo energetico, energia che deriva nella maggior parte dei casi, nelle diciamo, pratiche meno sostenibili, da combustibili fossili. In questo caso si riesce ad abbattere la totalità insomma, delle emissioni legate all'energia con la transizione alle rinnovabili, il che non deve significare per forza cambiare singoli contratti, installarsi pannelli solari sopra l'ufficio, ma si può ottenere lo stesso risultato anche acquistando certificati di energia verde. Un'altra soluzione sempre è quella di guardare alla propria supply chain, nel senso che sempre quando si parla di ridurre l'impatto non si può pensare solo alla propria singola realtà, ma ovviamente bisogna pensare anche alla propria supply chain a monte e a valle, quindi scegliere ad esempio dei fornitori, dei partner che utilizzano a loro volta le rinnovabili. Un'altra appunto possibile soluzione riguarda la logistica appunto e la catena di approvvigionamento. Sempre appunto penso all'organizzazione di eventi, questi eventi devono essere registrati. Io appunto conosco delle realtà che ad esempio si basano proprio su un edificio, questo edificio viene affittato per il singolo evento, si registra l'evento e poi appunto diciamo festa finita. Questo ovviamente andrete a capire che vuol dire appunto mettere a disposizione un edificio che quindi consumerà energia perché deve essere riscaldato, vuol dire trasportare i macchinari che sono necessari, quindi penso ad esempio appunto a telecamere e così via, e quindi tutto questo insomma ha un impatto che potrebbe essere ottimizzato. Quindi quello che posso suggerire è quello magari di registrare, se si tratta ovviamente di eventi non in diretta, registrare degli eventi tutti insieme e poi appunto mandarli in differita o comunque organizzarsi in modo tale che questo trasporto avvenga nella maniera più efficiente possibile. Se ci sono degli eventi insomma a distanza, magari trovare un modo per mantenere i macchinari, mantenere appunto i tool tecnologici in un posto che sia il più possibile vicino al luogo dell'evento. E poi appunto privilegiare dei partner che propongano anche in questo caso delle soluzioni che siano ecosostenibili, quindi appunto in termini di materiali che vengono utilizzati, sempre in termini di rinnovabili, in termini appunto anche di smaltimento, che è un altro punto, ossia quello del e-waste, perché ovviamente io appunto in quanto nel digitale insomma chiaramente ci affidiamo a dei tool tecnologici, quindi ci saranno dei sistemi di hardware, ci saranno dei computer, ci saranno immaginate a tutti quei prodotti fisici che sono legati al mondo del digitale. In questo caso la visibilità è la chiave, bisogna fare domande alla propria catena di approvvigionamento, perché mi rendo conto magari appunto una compagnia può semplicemente dire io
do dei servizi, non ho niente che deve essere smaltito, sì, però ci sono dei fornitori che vi mettono a disposizione determinati appunto dispositivi tecnologici, capire da dove vengono questi dispositivi, ma soprattutto come vengono smaltiti è fondamentale, quindi fare domande, prediligere appunto dei fornitori, dei partner che siano consapevoli di quello che è l'impatto appunto di questo tipo di tecnologie e quindi in generale anche attraverso la propria supply chain favorire uno smaltimento appropriato e soprattutto un'economia circolare, quindi riciclare quello che può essere riciclato e cercare di prolungare il più possibile la vita di questi macchinari. Poi appunto ultimi due punti riguardano le persone, perché appunto le persone fanno il business alla fine. Partendo dai dipendenti e le persone, penso magari appunto in particolar modo agli eventi online, se si decide, un conto appunto se si tratta di un evento che è totalmente online, allora in questo caso insomma è molto facile, ognuno sta a casa sua, ma se si tratta di eventi invece che sono magari misti, sempre per voler tornare insomma anche ad una parvenza di normalità dopo la pandemia, se si tratta di eventi misti, ciò che è importante è per gli speaker, quindi appunto per le persone che parlano, fare in modo che diciamo si spostino il meno possibile. Quindi ad esempio se io organizzo un evento e ho uno speaker che viene da Roma, fare in modo insomma che questo speaker rimanga a Roma, che può sembrare una banalità, ma ripeto non è così, perché ci sono delle realtà, delle compagnie che invece vogliono proprio avere la persona fisica perché è più bello e così via. Però questa è una cosa fondamentale. Infatti oggi ad esempio io sono a casa mia, ho prodotto zero emissioni. Se appunto si vuole organizzare un evento misto e quindi si vuole che le persone comunque partecipino, bisogna comunque favorire in tutti i modi la partecipazione online, nel senso che molto spesso il pubblico da casa online si sente meno coinvolto rispetto al pubblico in presenza e quindi diciamo far sì di allineare la partecipazione in presenza alla partecipazione online fa sì che anche le persone siano invogliate a partecipare online, anche con la modalità in presenza, e se invece proprio si vuole far sì che la partecipazione sia in presenza, allora scegliere un luogo accessibile mediante mezzi pubblici, perché appunto diciamo si stima che il trasporto pubblico consumi diciamo nella stessa distanza alla metà rispetto alla modalità di trasporto privato, quindi questo è molto importante. Parlando invece proprio di employees engagement, che è il nostro ultimo punto, prima parlavamo di smart working, diciamo che il fatto che le persone lavorino da casa non vuol dire che le persone non impattino, perché appunto hanno un consumo energetico, appunto non hanno il consumo del trasporto, però hanno un consumo energetico, un consumo di materiali, quindi è importante anche fare formazione ai dipendenti così appunto da mantenere la responsabilità sia a casa che sul posto di lavoro. E poi appunto a livello diciamo un po' più formale è interessante e utile promuovere delle pratiche di lavoro sostenibile che siano collegate ad uno standard di reporting riconosciuto come appunto il GRI o il SASB, e questo appunto migliora diciamo anche il ranking di sostenibilità dell'azienda e la sua insomma visibilità. Questo è quello insomma che si può fare. Alcune idee, appunto, ripeto, se ci sono altre idee che volete proporre, io sono molto contenta di sentirle. E non lo so, appunto, Luca, se magari ci sono dei commenti o se tu o Irene avete. Allora, è arrivato un commento da parte di Gloria che dice: vogliamo parlare degli smartphone, ogni 2 o 3 anni escono problemi e piuttosto che aggiustarli ti costringono a cambiarli, altri acquisti, e quindi tutto quello che tu hai appena raccontato anche rispetto allo smaltimento di questa parte tecnologica che avviene molto prima del dovuto, perché l'hardware probabilmente sarebbe ancora in grado di supportarci per la funzionalità per cui è stato acquistato, ma siamo costretti a sostituirlo, quindi assolutamente verissimo. Questo veramente ragionissima. C'è un'alternativa però e sono gli smartphone ricondizionati. Ad esempio io ho uno smartphone ricondizionato, quindi questo vuol dire che sì,
effettivamente è comunque un telefono che esiste, però non ho finanziato la produzione di un nuovo telefono. Quindi Sì. questa può essere una pratica. Credo in particolar modo, adesso io avendo telefono Apple, il problema effettivamente è che dopo qualche anno non ti permette più di utilizzarlo perché le applicazioni fanno in modo che non funzionino più perfettamente. C'è probabilmente anche un'ingegnerizzazione o comunque una volontà del farti cambiare ovviamente il telefono che viene espressa in questo modo. Questo sono assolutamente d'accordo, e i ricondizionati purtroppo questo problema non lo supportano. Certo che potrebbe essere una valida alternativa. No, rispetto a quello che dicevi, hai toccato 3 punti che a me interessano molto. Vabbè, a parte un altro suggerimento: se l'evento dovesse essere tutto in presenza, che proprio non si può fare altro, comunque c'è una parte, oltre al mezzo pubblico, l'altro è il walking distance, l'altro suggerimento che posso dare io, perché non sempre si svolge tutto in un unico edificio, spesso magari la cena viene fatta vicino, c'è una parte di evento in un'altra location. Che tutto sia walking distance aiuta a azzerare almeno quella parte di emissioni sugli spostamenti, perché invece altre volte abbiamo visto, soprattutto in passato, pullman e pullman che si devono muovere per spostare 100, 200, 300 persone da un posto all'altro. Rispetto invece agli eventi digitali, secondo me hai toccato diversi punti che vanno a toccare alcune aree critiche in realtà, ad esempio la presenza di persone in presenza e in digitale, fare coesistere i due mondi, oltre al coinvolgimento di chi è da remoto, che non è banale. Noi abbiamo sul sito una guida così da una decina di consigli sul blog, se volete andarci a dare un'occhiata, da una decina di consigli su come poter riuscire a coinvolgere, un po' di gamification piuttosto che Q&A, ma ci sono tutta una serie di piccole cose che si possono fare per far sentire il pubblico in digitale non un pubblico di serie B sostanzialmente, ma comunque fare coesistere questi due mondi non è banale. E tu parlavi anche della durata. La durata è importante e va dietro al format e quindi al coinvolgimento, dove parlavi di sociale, ma anche proprio all'interesse, all'ottimizzare quello che è il messaggio che si vuole dare. Fare un evento troppo lungo si perde attenzione e quindi effettivamente non si riesce a portare con la stessa forza il messaggio, quindi anche sprecare di fatto del tempo, quindi delle risorse in termini anche economici, perché più lungo è lo streaming più tipicamente costerà. E se vogliamo racchiuderlo in un'unica parola, è proprio quello di cercare di scegliere la cosa giusta in base alla soluzione. Parlavi anche di registrato, ecco, è un altro esempio che assolutamente noi consigliamo laddove non vi sia per esempio interazione con il pubblico. Se l'evento è digitale, noi lavoriamo anche per alcune grandi aziende, ad esempio del beauty, quando fanno i lanci prodotti dove non c'è un'interazione col pubblico, perché di fatto è una trasmissione come se fosse una trasmissione televisiva, di solito registriamo 3, 4, 5 puntate, è un risparmio in termini ecologici ma anche economici, perché il personale è occupato per un giorno invece che per 5, si hanno solo dei benefici, ma questa analisi deve essere fatta ancora in fase di ideazione dell'evento in base a quelle che sono le necessità, e lì viene la parte, se vogliamo, complicata. Quindi tenere da una parte presente, alcune volte quello che volevo dire è le necessità, se ben analizzate, vanno nella direzione della sostenibilità senza neanche doverci pensare, insomma, quasi in automatico. Ecco, quindi invito a fare un'analisi attenta di questa parte, perché secondo me diventa, insomma, interessante. D'accordissimo. Gloria, sì, ci sarà registrazione, giusto perché si sta salutando chiedendo se ci sarà registrazione. Sì, la troverete, poi vi manderemo un link e troverete la registrazione di questo interessante incontro. Sì, poi sarebbe anche interessante magari avere un feedback, perché appunto stavamo parlando di durata dello streaming e noi appunto stiamo facendo uno streaming, sarebbe interessante capire, avere un feedback, ad esempio questo evento è troppo lungo, si sarebbe preferito un formato più breve, perché anche ricevere il feedback, perché noi possiamo avere visibilità ma dalla nostra prospettiva, ricevere un feedback in questo senso magari sarebbe anche molto, molto utile, così do uno spunto. Sì, stiamo andando anche un po' lunghi, per cui predichiamo bene, ma poi dopo non siamo bravissimi. Chiedo scusa, quindi facciamo l'ultima parte super veloce. Allora, per una volta appunto che abbiamo adottato queste misure di riduzione, ci sono sempre delle emissioni che non riescono ad essere ridotte, le chiamiamo emissioni irriducibili per il breve termine, nel senso il business, diciamo, arrivare alla neutralità climatica solo con la riduzione, specialmente oggi,
non è possibile, perché appunto i business hanno una serie di limiti, investimenti che non si possono appunto permettere di fare. Quindi per quelle emissioni che sono irriducibili entra in gioco la compensazione, e fondamentalmente con la compensazione si finanziano dei progetti che vanno a evitare, rimuovere o ridurre la CO2 dalla atmosfera. E fondamentalmente questi progetti possono avere ad oggetto energia verde, quindi appunto evitano che la CO2 venga emessa in primo luogo, quindi appunto tutto il mondo delle rinnovabili, oppure possono essere soluzioni basate su fonti naturali. In questo caso abbiamo l'assorbimento della CO2 attraverso appunto rimboschimento, afforestazione, riforestazione, agricoltura, oppure impatto sociale, che quindi vanno a sostituire a, diciamo, le soluzioni che usano delle comunità, insomma, che non si possono permettere di utilizzare delle soluzioni, ad esempio, su cui ci basiamo noi, diciamo, realtà più privilegiate, e che quindi attraverso le loro soluzioni, che sono necessarie per svolgere le loro attività quotidiane, emettono delle grandi quantità di CO2, il che ha un impatto a livello ambientale, ma soprattutto anche a livello sociale e di salute di queste comunità. Ciò che è importante, la compensazione innanzitutto rappresenta una soluzione nel medio termine, nel senso che appunto il goal finale è quello di raggiungere il net zero, e quindi ogni anno ridurre sempre di più e compensare sempre di meno, perché la compensazione fa sì che la compagnia continui ad emettere quella percentuale di emissioni, ma la fa compensare finanziando appunto questi progetti. Ciò che è importante è fare attenzione a quali sono i progetti che vengono proposti, nel senso che non tutti i progetti di compensazione sono uguali. Ciò a cui dovete fare attenzione per non cadere nel greenwashing è il fatto che i vostri progetti i progetti che vi propongano siano trasparenti e tracciabili, quindi certificati secondo standard internazionali e verificati da terze parti di anno in anno, che siano appunto addizionali, nel senso che avvengano in quei luoghi, in quei paesi che sono toccati dalle conseguenze del cambiamento climatico in maniera consistente, che quindi siano in grado di questi progetti generare dei crediti di carbonio. Quindi ad esempio piantare degli alberi in Italia va benissimo, ma non genera dei crediti di carbonio, quindi non vi fa raggiungere la neutralità climatica. E poi soprattutto permanenza, quindi appunto si deve anche sapere che questi progetti stanno contribuendo attivamente e in maniera permanente alla compensazione, quindi al raggiungimento della neutralità climatica. Quindi anche in questo caso fate le vostre domande, accertatevi del fatto che state andando a finanziare un progetto che è effettivamente di compensazione. Concludo, diciamo, una tradizione di Climate Partner nei nostri meeting, lasciarci con delle citazioni. In particolar modo questa è una citazione del libro che sto leggendo al momento, che si chiama Net Positive, come appunto le compagnie coraggiose hanno successo dando più di quello che prendono. Ci sono due modelli di business che sono opposti. Da un lato abbiamo un modello che massimizza i rendimenti dei propri azionisti, delegato solo dal desiderio di fare profitto, e dall'altro invece abbiamo un altro modello che vede lo scopo del business in modo diverso, per prosperare nel lungo termine a livello ambientale, sociale ed economico, servendo tutti gli stakeholder e aiutando il mondo ad affrontare le sue sfide più grandi. E la domanda con cui vi lascio è: voi da che parte state e da che parte appunto volete stare? Grazie mille. Grazie, molto interessante, bella la citazione Silvia, è molto bella. Quindi sì, la domanda è: voi da che parte state e cosa volete fare per iniziare a stare dalla parte che deciderete di scegliere, insomma. Io non so se Irene, tu hai qualcosa da aggiungere, vuoi aggiungere qualcosa? Una cosa velocissima, sì, ma solo perché abbiamo parlato molto di digitale online, abbiamo versus presenza. Quello che in molti casi, soprattutto nelle assemblee che è difficile in alcuni casi non annullare, adesso che tra l'altro si può, la parte fisica seppur limitata, e bisogna sempre garantire una serie di requisiti di legge, quindi ci sono anche dei vincoli imposti
dalla legge, quello si può anche ragionare sempre in ottica di ibrido, quindi parte in presenza, parte online, per diciamo beneficiare un po', cercare di trarre benefici da entrambe le modalità, sempre con gli accorgimenti di cui ci parlava Silvia. Sì. Aggiungo tra l'altro che rispetto all'efficientamento energetico, quindi il compensare di meno ma il diminuire le emissioni con quello che oggi costa l'energia è un ragionamento molto serio da fare, e so per certo che ci sono alcune aziende che, sempre perché poi alla fine il driver economico, ahimè, o volente o nolente, è quello che fa un po' da padrone, stanno iniziando proprio perché è talmente costosa l'energia che conviene efficientare impianti e tutto quanto per riuscire a spendere meno, quindi l'investimento oggi è ancora più conveniente, al di là delle questioni etiche, morali e tutte quelle che Silvia ci ha diciamo, esposto. Va bene, io non voglio andare ulteriormente oltre, sono già le 2, quindi abbiamo un po' sforato i nostri standard, quindi assolutamente dateci un feedback anche se siamo andati un po' troppo lunghi come suggeriva Silvia, così almeno ci miglioreremo per le prossime volte. Io ringrazio tantissimo Irene per averci aiutato e per l'apporto che ha dato, e ovviamente Silvia, è stato veramente interessante e spero ci possa essere un'altra occasione per riuscire a rinvitarti di nuovo, magari a parlare di qualcos'altro. Speriamo che insomma la partecipazione c'è stata, quindi che qualcuno voglia farci qualche domanda, siamo qua anche per rispondere più avanti. Trovate i contatti ovviamente sul sito, riceverete anche comunicazione per i prossimi executive, ne abbiamo già programmati altri 2. Il primo è con un altro partner che è Ibrida, è una piattaforma per eventi digitali con cui abbiamo questa partnership. Come sapete noi cerchiamo di integrare tutto quello che vi diciamo, per cui è possibile, ovviamente è integrabile con Eligo. Adesso capiremo con Silvia quale potrà essere, se ci può essere un percorso per aiutare sia noi a migliorarci, ma anche darvi la possibilità di compensare questa parte diciamo irriducibile, come ha detto Silvia, e quindi fra 15 giorni avremo questo appuntamento, e il prossimo mese invece saremo dal Prato Italiano, che è un nostro partner nuovamente, di Bolzano, in cui cercheremo di parlare di coinvolgimento, e in particolar modo di come poter riuscire a dare un'esperienza fisica ma senza spostarsi, quindi riuscendo a tenere al minimo, in questo caso non proprio a zero, ma al minimo anche la parte di emissioni, perché non presuppone che ognuno sia a casa sua, quindi già comunque migliorativo rispetto a quella che può essere l'esperienza fisica, ma non vi voglio svelare oltre. Grazie a tutti di essere stati con noi, grazie Silvia, grazie Irene, e ci vediamo fra 15 giorni. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata. Buona giornata a tutti.